La società internazionale di ricerca Millward Brown ogni anno pubblica le prime 100 società per valore del brand. Questa società ha dichiarato che i clienti digitali, quindi quelli che hanno una relazione in rete con il brand, hanno una relazione più forte del 15% rispetto agli altri. Non è quindi un caso che i primi 3 classificati nel 2010 siano state 3 società con indirizzo tecnologico, quindi Google, IBM e Apple. Razorfish, una delle società più importanti nel mondo di sviluppo di applicazioni digitali, ha effettuato uno studio negli Stati Uniti sulla creazione del brand online e sull'interazione digitale dei clienti con la marca. Dallo studio, che è stato svolto su un campione di 1000 navigatori abituali, risulta chiaramente che la relazione digitale è molto più remunerativa delle tradizionali forme di pubblicità. Il tempo passato su internet in America è ormai comparabile a quello speso davanti alla televisione e in breve tempo sarà superiore. Quindi l'esperienza online legata al brand è di fatto la nuova pubblicità, la nuova frontiera di relazione con i clienti. L'esperienza online per il 65% dei clienti consente di cambiare l'opinione nei confronti del brand. Il 97% è influenzato nella scelta di acquistare un prodotto e il 64% di chi effettua per la prima volta l'acquisto di un prodotto di un certo brand in rete lo fa in seguito a un'esperienza in rete. Chi naviga ricerca spesso informazioni legate a un brand. La rete è un luogo dove letteralmente viene creato il cliente. Il 77% guarda filmati sul brand, relativi al brand, sulla piattaforma YouTube. Il 69% accede al corporate blog dell'azienda. Il 65% partecipa a un gioco legato al brand. Infine il 73% inserisce la propria opinione sul brand o i suoi prodotti in Amazon, Facebook o Twitter. I social media sono un ottimo veicolo per i brand. Il 40% degli intervistati segue un brand su Facebook o su MySpace e di questi quasi la metà lo fa con la propensione all'acquisto. I concorsi online generano esperienze legate al brand. Il 70% del campione ha partecipato a un concorso e il 24% ha creato contenuto proprio e quindi foto, filmati, testi. Il brand può essere rafforzato da eventi che sono seguiti dal 26% del campione, come la gara virtuale creata dalla Nike, la Nike Human Race, o da applicazioni brandizzate accessibili da device mobili, che sono scaricate dal 24% del campione. Le attività di sviluppo del brand online possono essere correlate direttamente alle performance finanziarie, come è dimostrato dalla società Altimeter Group, che mette ai primi posti per i risultati ottenuti eBay, Dell e Starbucks. In un mondo dove, come citato da Razorfish, il 76% delle persone pensa che le società dicono il falso negli annunci pubblicitari e in cui l'informazione sta migrando in rete attraverso una relazione diretta con il cliente, l'esperienza digitale legata al brand è fondamentale per lo sviluppo e per la stessa sopravvivenza delle aziende.